Immaginate un posto dove i bambini studiano e imparano insieme ai loro genitori, dove non esistono i voti, ma una soddisfazione personale, dove non ci sono le cattedre, ma i cerchi, dove i bambini imparano a sentire le loro emozioni e a esprimerle insieme ai loro bisogni, dove possono scoprire i loro talenti partecipando ai laboratori pratici. Un posto dove i bambini possono correre, arrampicarsi, rotolarsi nell'erba, sporcarsi e prendersi il loro tempo. Insomma, dove i bambini si sentono a casa. Questo posto esiste e si chiama Terra dei Bambini e io parlerò con Silvia Ferrandez, una delle sue fondatrici. La mia prima insegnante era un tesoro. Io sono sempre stata innamorata di lei, mi ha insegnato tanto sotto tanti punti di vista, mi ha passato la, la passione per la grammatica, per l'italiano, ed era un po' una seconda mamma. All'epoca c'era la maestra unica, Come si chiamava? la maestra Spedaliere, Luisa. Mhm. Era una donna grande, rotonda, accogliente. Era una mamma, una seconda mamma, per 5 anni. Quindi ti faceva sentire come se fosse sua figlia? Sì, sì, decisamente tutti poi, anche quelli più turbolenti, i compagni più esplosivi. Mhm. Riusciva sempre a trovare il modo materno per far rientrare la confusione, la vivacità di qualcuno. Che bello. Sì, Come ti svegliavi la mattina per andare a scuola? Come ti sentivi? contenta. Ti parlo delle elementari, Mhm. che per me sono le fondamenta. E mi svegliavo contenta, contenta di rivedere i compagni, di stare in classe, mi piaceva. Mhm. Stavo bene, ero serena. Ok. Con i compagni di classe che relazione avevi? Come... Ehm, eravamo un bel gruppo, molto diverso come caratteri, come personalità, e li ho persi di vista perché non sono più a Napoli. Mm. Con qualcuno ancora siamo in contatto grazie ai social, Mm. però li ho persi. È stato un grande dolore, distacco da tutto ciò che era il mio passato. Sì. Però mi sembra di capire che hai dei bellissimi ricordi di Molti, loro. molti, sì. Hai detto che la tua maestra, ti ha fatto passare, ti ha fatto innamorare della grammatica. Quindi com'è nato il tuo amore per la lingua italiana? Quando è nato, se ti ricordi? Ma io non ho un Mh-mh. ricordo preciso, credo che ci sia sempre stato. Ci sia sempre stato e da giovincella ero molto attenta alla struttura grammaticale di chi avevo di fronte, critica, abbastanza Ah, critica. quindi oggi posso aspettare un po' di critica. Sì. Molto bene, almeno imparo. C'era il congiuntivo a cui io tenevo tanto, che è stato proprio anche una modalità di ricerca di, di amici o Mh-mh. persone con cui relazionavo. E l'ho sempre avuta, poi quando mi sono ritrovata a fare istruzione parentale, è stato proprio naturale approcciarmi alla grammatica, all'italiano. Ma quindi
Quando hai scelto la tua professione come insegnante? Quando è arrivato quel momento? Non c'è stato il momento. Ah, non c'è No, io sin stato. da piccola badavo ai miei cugini più piccoli, ero un po' la babysitter di casa. Ah, E poi anche gli studi hanno proseguito con il magistrale e poi ho preso una laurea in scienze politiche, così per cambiare un po'. mh-mh. E poi mi sono buttata nei concorsi della scuola pubblica e l'ho vinto nel 2000. Okay. Quindi secondo te era un caso, che hai vinto, se ho capisco bene, il Sì. concorso per insegnare l'italiano o No, no? per Per insegnare, sia nella insegnare. scuola, Mh-mh. sia come insegnante di scuola dell'infanzia che primaria. Ah, ecco, okay. All'epoca scuola materna e scuola elementare. Quindi è stato un percorso lungo che ti ha portato ad insegnare poi alla fine l'italiano, perché sentivi sempre questo amore dentro di te, Sì, grazie anche alla prima maestra. sì. E secondo te com'è che, la lingua italiana come ti rappresenta? Mm. Ehm, La lingua italiana come mi rappresenta? oppure, come rappresenta il tuo modo di essere? Allora, la grammatica ha delle regole rigide, una precisa sintassi, e però ci si può giocare. Quindi io Okay. la vedo duplice come una medaglia con Mh-mh. due facce ben distinte. Okay, quindi ci sono le regole, però c'è anche tempo per giocare, Esatto. giustamente. Okay, bellissimo. Ehm, secondo te, diciamo tra il momento quando eri tu un'alunna, okay, Mhm. e adesso sei tu l'insegnante, è cambiato il significato della parola insegnante? Cioè è cambiata l'energia di questa parola? Per me. Sì, sì, certo, certo. Allora, da quando poi frequentai le scuole superiori, ad oggi sì, per me ha un valore diverso. Eh, Oggi per me quello che un educatore, un insegnante è necessario che faccia è, come dice la parola stessa, seducere, è tirare fuori. Più Mh-mh. che riempire una scatoletta vuota di nozioni, Okay. è tirar fuori il potenziale, il talento, l'unicità da ciascun bambino o ragazzo. Cosa tanto difficile, Mh-mh. perché purtroppo si pensa ancora all'insegnamento frontale, quindi io devo passarti questa nozione. E come lo fai tu? Come lo tiri fuori? Hai un tuo segreto? Allora, non con i ragazzi, con i miei figli, c'è una ricerca costante. Non mi piace, non è mai successo, non è mai accaduta la lezione frontale eh, dove io sono lì a esporre per minuti, minuti, ore, ma è una ricerca continua, quindi metto un semino di curiosità per poi lavorare insieme, ricercare insieme. Okay, molto bello. Senti, parliamo un po' allora, del tuo progetto, di questo percorso di istruzione parentale. Come è nato? Quando è nato? Che cosa è successo? Tanta, tanta roba. È successo 8 anni fa, l'incontro con Elisa, che è l'altra fondatrice di questo progetto, e ci siamo incontrate e abbiamo condiviso sin da subito
idee per libertà di scelta, ma anche abbiamo condiviso una certa criticità nei confronti dell'istruzione. Scusa, possiamo tornare un po' indietro? Come vi Sì. siete incontrate? Sono Come ci siamo curiosa. incontrate? Esatto. Allora, devi sapere che nulla avviene per caso, e tu lo sai. Elisa è un'amica d'infanzia di mio marito, che non vedeva da anni. Ci siamo rincontrate per combattere una battaglia che ha come fondamento la libertà di scelta. E da lì però abbiamo messo in discussione anche il sistema scolastico attuale. Io tra l'altro insegno, ci sono dentro a questo sistema scolastico, ma da quando sono nati i miei figli ho detto no, io vorrei un altro tipo di approccio all'educazione, all'istruzione, al sapere. Perché non appassionare? E, abbiamo iniziato sin da subito a fare dei percorsi di formazione, era il 2017. E ciò che ha cambiato il nostro pensiero, la nostra vita, o ha avallato tantissime nostre idee, merito, è stata l'educazione emozionale, la formazione in educazione emozionale con l'Accademia di Pedagogia Viva di Paolo Mai. E da lì è stato un crescendo. Ci fu, guarda, credo che è scattato qualcosa con una ricerca fatta all'Università di Melbourne, eh, che metteva in chiaro addirittura più di 200 variabili che permettono l'apprendimento. E le prime tre, solo le prime tre, mi hanno aperto un mondo. La prima variabile è la fiducia che il ragazzo, il bambino ha nei confronti dell'educatore e di chi insegna. E poi c'è l'interesse, la sorpresa, la motivazione, il gioco. Il secondo e la terza variabile è il gioco. Ho detto perché noi facciamo il contrario? Perché io devo insegnare per dovere? E soprattutto omologando questo insegnamento a 20, 30 bambini. Tutti devono arrivare allo stesso punto. Perché? Perché non rispettare i tempi o i talenti o le predisposizioni? E allora abbiamo iniziato a progettare con tanta fatica e oggi siamo all'8º anno. E quindi questa casetta, Mhm. avete scelto voi questa casetta o è la casetta che ha scelto voi? Mhm. Allora, diciamo la necessità di avere un luogo amabile, familiare, ci ha portato con vari passaparola alla casetta dove siamo, e devo dire ha un'energia particolare. Come ti fa sentire? Ha un'energia molto ti, ti rapisce, ti prende, ti rilassa, ti avvolge. E chiunque entra ce lo dice, dall'idraulico all'elettricista, sì. Che bella energia in questa casa. Hai un tuo posto preferito qua? Ho un posto preferito qua, ne sono tanti, però sì, ce n'è uno, Qual è è? sotto il Tiglio, Ah, sì, e l'estate è bellissimo. Raccogliete anche i fiori? Fate Sì, qualcosa? sì, facciamo le tisane con i bambini. Bello. Silvia, mi racconti com'è diversa la scuola statale dal vostro percorso di istruzione parentale? Quali sono le differenze? Allora, in primis, l'approccio e il rapporto con i bambini. Il nostro è un ambiente totalmente familiare,
questo è un progetto nato dall'idea di tante famiglie, quindi già per questo l'ambiente è molto familiare. Quindi, se ho capito bene, sono i genitori dei bambini che insegnano, giusto? Quelli competenti, Quelli competenti, ok. sì. Mhm. E l'approccio è totalmente attivo. Loro non hanno libri di testo, ma hanno una biblioteca di libri a disposizione dove fare ricerca. C'è un approccio esperienziale in tutte le materie. Eh, Tutti i laboratori che avviamo sono attivi, dove il bambino si mette in gioco in prima persona, dalla matematica all'orto, a scienze, a italiano, inglese, quindi affrontare gli apprendimenti con gioco, sorpresa, attiva la motivazione che è quella che a livello neurologico ti porta ad apprendere. Apprendere per ripetizione e dovere può funzionare, ma a breve termine. Mhm. Se vogliamo lavorare con la memoria a lungo termine, dobbiamo interessare. Se pensiamo anche a noi, cosa ci interessa, su cosa lavoriamo meglio, su quello che ci piace. C'è qualcos'altro? La differenza, quindi il rapporto con le insegnanti, il rapporto di fiducia. Come lo instaurate, Silvia, il rapporto di fiducia? Allora, noi il primo mese scolastico lo affrontiamo lavorando sul gruppo, sulla coesione del gruppo, sulla formazione proprio come essere vivente, gruppo. Quindi giochi di fiducia, lavori in cooperazione. E questo è il mese fondamentale perché crea proprio le basi, crea la struttura base, le fondamenta. Come tu, come insegnante, capisci che il bambino ha fiducia in te? Come lo dimostra? I bambini hanno delle antenne che noi oramai un po' abbiamo perso e il bambino comprende subito chi sei e cosa vuoi da lui, lo sente. Puoi dire tantissime cose, puoi giocare tanto, ma se lui non percepisce il tuo piacere di stare con lui, Quindi e porta come chiuso. ti arriva il messaggio? "Ah, questo bambino Il ha messaggio fiducia in arriva, me." il messaggio arriva molto fisico, soprattutto quelli un po' più piccoli. Quindi un Sì, abbraccio. sì, l'abbraccio, la ricerca, ogni giorno è l'accoglienza è con un abbraccio. Mm. Quando mantiene le distanze comprendi che aspetta, c'è qualcosa che non va. È un lavoro tanto, tanto lungo e tanto introspettivo, lavorando con... Da parte degli insegnanti, Sì, intendi? sì, molto difficile. Sì. Da parte di noi educatori, sì. Come lo fate? Continuiamo a formarci ogni anno con l'Accademia di Pedagogia Viva. Non solo l'educazione emozionale che ci ha svoltato la vita, non solo la vita scolastica, ma anche la comunicazione non violenta o comunicazione empatica di Rosenberg. È un approccio che abbiamo con i bambini, con i nostri figli e che insegniamo anche a loro. Quindi le parole sono finestre o i muri, Silvia? Qual è la tua risposta? Sono finestre, sono finestre. Eh, tanta fatica per comprendere anche questo approccio, che mh, non è semplice Perché non siamo abituati. e non siamo abituati. Siamo abituati ad osservare l'altro e a giudicarlo ed eventualmente accusarlo rispetto a delle mancanze. Non siamo abituati a sentire noi quello che proviamo quando osserviamo una certa situazione.
questo non è giudizio. Non andare in giudizio è difficilissimo. E anche noi che ormai sono 7 anni che facciamo corsi di comunicazione non violenta, ogni tanto dobbiamo riprendere il filo, giusto? Sapere che quello che tu hai fatto alzando la mano mi ha fatto sentire in un determinato modo e so che posso esprimermi chiedendoti, facendoti una richiesta rispetto a un mio bisogno, è differente che dire sei una persona violenta, sei un'aggressiva, sei... Quindi è molto difficile anche dire come ti senti, certe volte non riusciamo nemmeno a trovare la parola giusta No, nemmeno a per sentirci. descrivere. Sì, Esatto. non riusciamo nemmeno a sentirci così bene. Siamo abituati al giudizio esterno, al vedere l'altro, al valutare l'altro, più che come mi fa sentire questa situazione, questo luogo, questa azione. Quindi vedendo voi insegnanti come comunicate tra di voi, i bambini poi imparano Sì, dal vostro esempio. sì. Ritornando a quella ricerca, Mhm. una delle variabili per l'apprendimento è la cooperazione del corpo educatore, del corpo degli educatori, del corpo docente, del corpo degli insegnanti. Se il bambino ha attorno cooperazione, apprende. Apprende non solo a collaborare con gli altri, ma apprende i saperi insegnati. Sì. Abbiamo parlato delle differenze. Mhm. Invece c'è qualcosa che vi accomuna con una scuola statale? Io conosco tantissime insegnanti illuminate che si aggiornano e che si formano e che comprendendo le necessità che hanno posto poi le ultime ricerche nelle neuroscienze, pongono al centro il bambino. Quindi trovo spesso insegnanti che anziché utilizzare l'aspetto classico della classe con i banchi in fila, costruiscono un cerchio o si mettono a terra e lavorano in cooperazione. E quindi trovo comune questo Mhm. con quelle insegnanti, quegli educatori che approcciano attivamente. Se insegni, insegna anche a dubitare di ciò che insegni. Mm. È per Cosa? questo che io non mi metto mai alla cattedra, ecco, questo è un caso, Mhm. questa seduta di oggi. E, la ricerca è quella chiave che porta alla conoscenza. Quindi anche quando pongo dei quesiti ai ragazzi, sono dei quesiti autopoietici, cioè Mhm. riusciamo a tirar fuori poi le idee da ciascuno senza dare una, una verità rispetto a quell'argomento. Vi faccio un esempio, io qualche anno fa insegnavo anche storia con loro, e facevo storia con loro. E quando dovevamo studiare la scoperta dell'America, ma perché è stata scoperta, è stata scoperta da Colombo? E, mamma, Silvia, Colombo. E vediamo che cosa ci dicono questi altri libri. Quindi ci siamo trovati tutti insieme a studiare la Beringia e tutti i popoli americani e le varie ipotesi rispetto a altre teorie. Proprio un viaggio nella storia, Sì. immagino. Mm. Senti, io però adesso ti faccio anche una domanda un po' provocatoria, Mm. no? Mm,
cioè l'insegnante, no, è comunque un'autorità, ok? Quindi un insegnante pretende, magari, da come la mia esperienza, sto dicendo, Già ci sono due parole. ecco, Sì, però. che tu rispetti, no? Quello che sta dicendo. Quindi, quando mi stai parlando, io se mi metto al posto di questo insegnante, trovo difficoltà, perché forse per me significa anche un po' scendere a livello del bambino. Non lo so se mi va, cioè ci vuole tanto lavoro interiore, tantissimo, perché io so questo e quindi questa è la verità. E tu bambino com'è che adesso mi fai delle domande, dubiti? No, non vedo l'insegnante come un'autorità, non vedo la disciplina, lo stare seduti al banco come chiede l'insegnante. La disciplina è comprendere in primis ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, comprendendo cos'è il rispetto verso l'altro essere umano. C'è voluto un po' di tempo, soprattutto perché c'è questa cosa insita in noi, no? C'è chi comanda e chi obbedisce. Però magari chiariamo per i nostri spettatori, nel senso, la disciplina non significa che qui non c'è disciplina. No, Ecco, no, proprio perché la disciplina non è lo stare seduti al banco 5 ore attendendo il suono della campanella. Quanto è bravo è disciplinato. No. È saper ascoltare, è saper avere il rispetto di chi sta parlando, che sia l'insegnante o che sia un compagno, e comprendere cosa è giusto per il gruppo e cosa è sbagliato. Quindi rispettare e anche farsi rispettare. Ora, noi lavoriamo tantissimo in cerchio e quando c'è qualche problema, qualche litigio, qualche discussione, gli stessi bambini hanno imparato a richiamare il cerchio. Il cerchio ha un potere immenso, è condivisione, io sono al tuo stesso pari e solitamente in 10 minuti risolvono. C'è stato qualche genitore di queste famiglie del percorso di istruzione parentale che si fermò un giorno e disse: mamma mia, l'ho risolto in 10 minuti, dovremmo farlo anche noi adulti. Dovremmo metterci un po' più in cerchio. Come hanno fatto, Silvia? E dopo una lite, Anzi, che cosa era successo? Già, guarda, per capire. era successa una lite fuori in giardino, non ricordo adesso, è passato un po' di tempo perché era un primo anno, era proprio il primo anno. E in 10 minuti si sono detti la loro opinione. C'è qualcun altro del cerchio che non aveva partecipato alla lite, ma ecco, regola del cerchio è che tutti partecipano al cerchio, non solo i 2 o 3 coinvolti, non sarebbe un cerchio. Quindi tutti i bambini partecipano e ci fu qualcuno che diede una soluzione, un compromesso. Sono alzati, ok, posto, andiamo a giocare. Incredibile. Mai sentito una cosa del genere? Insegnano tanto. Se sai leggere, se sai leggere loro, un loro atteggiamento, chiusura, eh, riesci a comprendere tanto di quello che sta vivendo e di ciò di cui ha bisogno. E non possiamo prescindere da questo per poi arrivare a studiare insieme. Non posso far finta che un bambino, un ragazzo stia male emotivamente e continuare però a fare la nostra lezione di chimica.
E che cosa fai se vedi che un bambino sta male? Ci mettiamo in cerchio, Ah, educatori con gli educatori che ci sono. mhm. Quindi cercate di tirare fuori le emozioni Sì, che ha. ripartendo da un'osservazione Mhm. dell'accaduto, Ok, da un'osservazione quanto più oggettiva. Ecco, questo ci insegna la comunicazione empatica, sì. riuscire a partire dalla osservazione Mhm. oggettiva della situazione per poi comprendere ciò che quella osservazione ha provocato, il sentimento che mi ha provocato. Quindi se ho capito bene, l'emozione comunque è al primo posto, l'emozione dei bambini. Assolutamente sì. In un percorso così, sì. Ehm, Invece, per quanto riguarda emozioni degli insegnanti, dei genitori che insegnano qua, come lo gestite? Ci sono delle attività che fate? Allora, noi proponiamo ogni anno corsi di formazione e tutt'oggi partecipiamo. Educazione emozionale, adesso stiamo collaborando con Giordana Ronci, sempre dell'Accademia di Pedagogia Viva, e ci stiamo occupando delle ferite emotive, Mm, delle maschere. mm. Quindi è un percorso molto introspettivo e ti cambia poi, veramente ti cambia l'approccio alla Sì, vita. sì. E che cosa impedisce a noi adulti di gestire le emozioni dei bambini? Io non credo che ci sia qualcosa in particolare che impedisca all'adulto, anzi credo che l'adulto in genere, il genitore in genere ci mette tutto quello che ci può mettere per gestire le Mhm, emozioni dei bambini. Vero è che conoscendo meglio la parte biologica e tutto il sapere che adesso sta venendo fuori dalle neuroscienze, riesci ad avere degli strumenti in più. mm, Comprendendo che ognuno di noi ha la sua finestra di tolleranza a livello neurologico della corteccia prefrontale, e, e sapendo che il bambino ha una finestra di tolleranza minima rispetto a quella di un adulto. Cosa c'è dentro questa finestra di tolleranza? Tutti quegli strumenti che eh, mi aiutano a regolare determinate emozioni. Il neonato ha una finestra di tolleranza piccolissima, per cui si esce molto velocemente fuori e si va in frustrazione e rabbia. Quindi ecco, conoscendo anche queste nozioni, puoi avere degli strumenti in più. Quindi intuisco che è molto importante la conoscenza, quindi imparare, perché se un genitore non ha avuto l'educazione emozionale da bambino, non lo può sapere, non lo può trasmettere al bambino, quindi prima di tutto deve imparare per poi trasmetterlo. Tutti noi veniamo da un'educazione punitiva, la punizione non serve a nulla, se non all'adulto che la impone. Mm. Un attimo di pace, ti metto seduto, Hai serve avuto, a me. puoi dare un esempio della tua infanzia di questa. Quanti ne vuoi? Mm. Ma anche nella scuola c'era la classica seggiolina del pensiero. Cioè? E la seggiolina del pensiero è dove l'insegnante mette il bambino quando fa qualche marachella, è troppo agitato, e Mm. E quindi che cosa gli dice? Vai sulla vai sulla sedia seggiolina e pensa che cosa pensa. pensa. Sì. Ok. Non si sa che cosa, però Esatto. pensa. Questa è stata tanto difficile Molto utile. combatterla, sì, perché Mm. non è utile serve all'insegnante in quel momento, Ci serve sei al mai, genitore in quel momento mettere
il bambino in punizione. Serve? Ironicamente Sì, 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 parlando, sì. serve al genitore in quel momento A che cosa gli serve? per prendere il suo momento di pausa. Ah, ecco. Non serve al bambino per capire che ha sbagliato. Se ti levo il gioco tuo preferito perché hai picchiato tua sorella Mhm. e tu non picchi più tua sorella, è perché vuoi il tuo gioco preferito, non perché hai compreso che fai del male a tua sorella. Eh. Quindi, questo semplificando, la punizione non è uno strumento educativo. Come cioè, ci sei mai stata su quella seggiolina del... Sì. Come ti ha Anche lo fatto stesso, sentire scusami, stare là? mm, non compresa, non sei compresa quando sei in punizione, anche se hai fatto qualcosa di sbagliato, non sei ascoltata, questo a scuola come a casa, anche la stessa votazione, lo stesso voto. Mhm. Ecco, una cosa di cui siamo consapevoli e siamo totalmente d'accordo tutti noi famiglie, è, è non avere punizioni, non avere voti. Non serve un voto, io non sono un 6, non sono un 7. Mm. E questo cosa ha portato nel gruppetto dei bambini? Questo mi sta sconvolgendo un po'. Cosa ha portato? Ha portato collaborazione. Non c'è più no, non copiarmi, Non c'è non competizione, c'è quindi... competizione e c'è l'aiuto. Tante volte io sento loro, aspetta, che Tizio non ha finito. Oddio, non ci sono più le prime delle classi. No, Oh mamma. no, non c'è quella competizione. E come il bambino recepisce che lui comunque è bravo, che sta andando bene? Come glielo fate capire? Ma non lo deve capire da noi. Lo vede lui stesso quando l'argomento è talmente di suo interesse che approfondisce da solo, Mhm. senza l'aiuto dei genitori, dell'adulto. Se continua a riparlarne e a rivoler rientrare in argomento, non c'è un bravo 10, hai fatto un lavoro da 10 e lode. Ottimo lavoro, Sì? ti è piaciuto? Ah, quindi è più una soddisfazione Sì, personale. Ok, cioè il bambino si sente soddisfatto per quello che sta facendo e quello che riesce a sì, fare. non è un traguardo che ti Mhm. pongo io, è un traguardo posto da me, è un traguardo individuale. Ok. E qui mi nasce una domanda. Perché voi qua fino a che livello insegnate ai Noi bambini? abbiamo famiglie con ragazzi fino alla terza media. Fino alla terza media, quindi le superiori vanno a fare nelle scuole statali, giusto? Quest'anno mio figlio inizierà, Ecco. l'anno prossimo, 25-26, inizierà il percorso E come superiore. preparate i bambini per questo distacco, per il mondo Mm. completamente nuovo per loro? E soprattutto, cioè, sì, la parte educazionale, nel senso la materia va bene, ma Educativa. emozionale, educativo, grazie. Livello emozionale anche credo sia importante perché lasciare questo posto qua, Mhm. dove alla fine è un po' un mondo a sé, no? C'è un'attenzione sia diversa. Attenzione diversa, quindi immagino che devono essere preparati a quello che andranno incontro. Allora, questa è una cosa che sin dal primo anno c'è stata ripetuta fino alla nausea. Prima o poi dovrete portare i vostri figli nel mondo. Prima o poi questi bambini usciranno dalla bolla di vetro. E, diciamo, io non sono mai stata d'accordo
questa affermazione perché sono gli strumenti su cui abbiamo lavorato che faranno la differenza. Il prossimo anno, mi immagino, mio figlio sicuramente si troverà in una differenza sostanziale dall'approccio attivo allo stare seduto 5 ore. Ma gli strumenti emotivi che lui avrà acquisito avranno forgiato una personalità più sicura, più resiliente, più in osservazione. Quindi gli strumenti che gli date semplicemente li aiuteranno, stanno dentro di loro ormai, fanno parte di loro e nessuno li può più togliere, No. soprattutto nelle superiori alla fine. Okay. E se mi ricordo bene, ogni anno loro comunque devono fare degli esami, giusto? Sì. E lì ci sono i voti. Sì. Qual è la loro reazione ai voti? Loro si divertono tantissimo, tanto proprio. Allora, ogni anno c'è questo appuntamento a giugno, sin dalla prima elementare. C'è la commissione che li valuta. E loro entrano, credimi Olga, entrano saltellando, escono saltellando. Sono divertiti da questa prova, si sfidano, si mettono in gioco, non c'è paura. Magari una volta vengo a fargli il video, sono proprio vieni curiosa. Vieni. Bello, è completamente un'altra realtà perché anche io vengo da una realtà completamente diversa, perché ho studiato in Bielorussia, quindi comunque sono 2 paesi diversi. Ecco, e qui ti volevo chiedere anche, il vostro percorso genitoriale che è in Italia, ma secondo te c'è differenza tra lo stesso percorso istruzionale però in un altro paese, ma anche europeo, non andiamo lontano? Non lo so, io so solamente che già le condizioni climatiche possono fare la differenza. E penso alle scuole nel bosco, alle asili nel bosco in Germania, totalmente quasi senza struttura, ma vivendo tutto il tempo in armonia con la natura, quindi anche con le intemperie. E l'educazione parentale negli altri paesi, sinceramente in Bielorussia non so come. No, non credo nemmeno Non credo esista, che, quindi esatto, non credo che possa, sì. Forse l'homeschooling sì. sì, okay. Homeschooling sì. Che cosa dà in più l'educazione parentale in Italia? Che cosa dà in più ai bambini? Io non voglio fare una. No, quello che dice il tuo Sì, cuore. non mi sento di fare una differenza da nazione a nazione. Certo è che la mamma italiana è tanto diversa dalla mamma tedesca, svedese, e ce lo dicono nostre amiche, i nostri In che amici che cosa? sono. Forse in questo accudimento molto avvolgente fino a tarda età. Sì. Però sostanzialmente non so l'educazione parentale negli altri paesi come viene gestita differentemente dall'Italia. Va bene. Fino all'adolescenza i bambini sono ancora legati dal cordone ombelicale invisibile alla mamma. Mhm. E qui da voi coinvolgete anche i genitori, in particolare le mamme dei bambini? Sì, le mamme siamo noi, quindi siamo qui
Siamo qui chi per ciò che serve alla casa, chi per chi è competente e insegna magari già presso altre strutture, aiuta nell'insegnamento. Siamo tutti coinvolti. Secondo te ci può essere un lato negativo di avere la mamma presso scuola? E questo è un pensiero frequente perché si deve fare questo distacco? Perché si deve pensare all'apprendimento eh, in generale, quindi non solo apprendimento di nozioni, distaccato dalla famiglia? Perché non è più apprendimento? E comunque anche il distacco dal genitore anche qui Mhm. c'è, perché ci alterniamo, si fanno tantissime gite didattiche, si viaggia, eh, quindi è come una grande famiglia con tanti punti di riferimento. Sì, perché non è solo mia mamma, No, ok, che mi insegna tutto. Mia no, mamma mi insegna no, l'italiano, poi ci sono altre mamme che mi esatto. insegnano altro. Mhm. E non ho scelto l'homeschooling perché valuto fondamentale l'approccio cooperativo. L'apprendimento cooperativo è un mondo immenso ed è una variabile fondamentale per, per procedere Mhm. correttamente, secondo me. Invece i padri qui ci sono? Sì, aiutano. Tutti i lavoretti. Ma insegnano o solo come genitori? E no, no, qualcuno fa l'educatore. Sì. Ah sì? Sì? Sì, perché lo sai, il mio canale è dedicato a mio padre, quindi per me Sì. questo discorso è importante. Quindi volevo fare la domanda a te, qual è stato il ruolo di tuo padre nella tua infanzia, nella scelta della tua anche professione? Allora, io ringrazio, ho sempre ringraziato mio padre, lo ringrazierò a vita per il senso di responsabilità, per la razionalità, per il problem solving, per quella presenza radicata che mi ha lasciato. E dove c'è un problema c'è una soluzione, anzi anche più di una soluzione. E il lavoro dell'insegnante lui mi ha sempre quasi in maniera sottintesa l'ha passata. Eh, io ho anche una mamma insegnante, quindi diciamo una nonna insegnante e una bisnonna insegnante. Quindi questa cosa è Meraviglioso. la casa permeava proprio di scuola. E, e lui mi ha aiutato perché mi ha insegnato la pazienza. Pazienza verso gli altri o verso te stessa? In primis verso me stessa e accogliere quello che sei, accogliere i tuoi sentimenti, accogliere i tuoi pensieri, fare ordine e poi Che bello. verso l'esterno. Abbiamo parlato un po' della scelta della professione. Io sarò grata per tutta la vita alla mia insegnante di inglese che mi ha aiutato nella scelta. Se non fosse stato per lei, non lo so dove sarei finita. Quindi ha giocato un ruolo molto importante nella mia vita. E quindi sono curiosa come voi qui aiutate i bambini a scoprire i loro talenti, forse già lì in qualche modo riescono a capire che cosa possono fare nel futuro.
Allora, parlare di mestiere è tanto precoce, ma lavorando in maniera attiva è molto più semplice per loro capire l'interesse dove viene canalizzato, dove può canalizzare. Lavorando con loro fanno falegnameria, restauro, orto, cucito, creta, fumetto, laboratorio di scacchi. Diciamo che cerchiamo di ampliare un po' l'offerta educativa e loro così possono mettersi in gioco in tante più cose e viene stesso da loro l'approccio mi piace più, vado verso e sono interessato più Mhm. alle scienze e a quant'altro. Mm. Quindi in maniera attiva Sì. è uguale alla pratica, Sì. giusto? Quindi Sì. fare con Sì. le mani, lo faccio io in Esatto. prima persona. Esatto. E tutte queste attività che sono meravigliose, le farei pure io, lo fate voi direttamente qua oppure invitate qualcuno dall'esterno? No, lo facciamo noi. Tutto voi? Essendo anche tante famiglie riusciamo a coprire tante competenze. Quindi sì, possiamo fare matematica in cucina, geografia in giardino. Aspetta, matematica in cucina, aspetta. Dimmi un esempio. Un esempio, fare le proporzioni cucinando una torta. Vabbè, mi iscrivo presso Sì. voi, va bene? Ok. Vieni anche tu. Ok, quindi le tabelline, che sono, io sento dalle mie amiche, che può essere veramente un incubo per i genitori, perché sono i genitori che si fanno i problemi, secondo me. Sì. Quindi come affrontate questo discorso così doloroso? La tabellina. La Le tabellina. tabelline come ecco, le frazioni, io ti parlo e sono pessima in Uguale, matematica. la stessa cosa, sì. Però quello che vedo dai bambini è che loro cucinando, moltiplicando gli ingredienti per tutto il gruppo, o c'è la necessità di fare una proporzione o l'equivalenza, quindi matematica in cucina viene benissimo. Quindi lo vedi la differenza, come apprendono, giusto? Sì, le tabelline le cantano, per esempio, loro fanno i balletti, i più piccolini, le più piccole fanno canti e balli di tabelline, quindi c'è. Che belli che sono! Oddio. Sappiamo che le persone intorno a noi riflettono quello che abbiamo dentro. Quale parte di te riflettono i bambini qua? Io vedo, spero di vedere la loro curiosità, perché questa in primis che cerco di passare loro. Quindi ogni lezione, ogni giornata passata insieme vorrei che riflettesse la mia curiosità. Quindi spesso ci riesco, spesso possiamo fare quest'altra cosa. Questa è la mia riflessione su ciò che vorrei passare loro. Ok. Abbiamo parlato dei bambini che studiano qua, che vengono qua, ma io sono molto curiosa della Silvia bambina e della tua parte interiore, la bambina interiore. E quale parte della tua bambina interiore non è stata ancora accolta ed espressa? È domandona. Allora, diciamo che questo percorso mi ha cambiato oramai da 8 anni realmente la vita. E andando a toccare tantissimo quella bambina interiore ferita, in colpa, con sensi di colpa,
e mi sono dovuta attrezzare. Quindi ho dovuto lavorarci per accoglierla, per comprenderla in primis, per accoglierla, per accettarla e dopodiché si è trasformata in una piccola persona accogliente, ottimista. Adesso è coccolata, Ah, non c'è nessuna parte di lei che non mi piace. che È bello. accolta, coccolata, Come ti fa sentire questo? serena, molto serena. Credo che i bambini questo lo sentano tutto. Sentano tutto. Poi certo ci sono le giornate in cui statemi lontano, ci sono le giornate in cui c'è tanta difficoltà per tot motivi A proposito, come affronti tu le difficoltà? e quando sono con loro gliene parlo, gliene parlo. E loro mi aiutano, comprendono, è tutto vocabolario emotivo, Quindi aiuta parlare, anche loro. esprimersi. Sì, aiuta anche loro. E li ringrazio perché mi hanno aiutato tante volte. So che hai portato la foto di te da Sì. piccola. Quanti anni hai lì? Se lo puoi... 3 anni. 3 anni, Ho 3 anni. piccolissima. Perché mi hai chiesto questa cosa? Avevo dei ricci pazzeschi che non... Bellissimi ricci. Guarda che bellezza. Facciamo vedere a tutti questa Ecco, certo. meraviglia meravigliosa. Eccola. Silvia Ricci mai piccola e Silvia. accettati. Ancora, eh? Ancora Ancora non donne. accettati. Mannaggia. Se tu la Sì. guardi, la Silvia di 3 anni, Mhm. che cosa ne pensa la Silvia di 3 anni della Silvia di oggi? Mm. Bel lavoro, voglio. Però me lo dice il napoletano perché ancora ero a Ovviamente. Napoli, sì. Mi dice bel lavoro. Hai fatto un bel lavoro. Grazie. Ok, allora Silvia, ho Mhm. preparato delle citazioni, Mm. ok? Dimmi solo se sei d'accordo Mhm. oppure no. Se non sei d'accordo, magari mi puoi dire la Ok. tua versione. Mhm. Mm? Allora, questa è la citazione di Natalia Ginsburg che dice: La lingua è uno strumento potente. Attraverso le parole si può toccare l'anima delle persone. Pienamente d'accordo. Ti riconosci? Mi riconosco. E come maestra di lingua italiana ne sai qualcosa come arrivare nelle anime dei bambini, Sì. immagino. Ok, questa è di Niccolò Tommaseo. Sì. L'italiano è una lingua che ha saputo mantenere la sua purezza, pur accogliendo le diversità culturali. Verissimo. D'accordo. Ok. Non possiamo insegnare nulla a un uomo, possiamo solo aiutarlo a scoprirlo dentro di sé. Galileo Galilei. Rispecchia. Probabilmente è quello che cerchiamo poi di attuare nel gruppo dei bambini, dei ragazzi. Trovare dentro di te la domanda, la risposta, ricercare insieme. Io Secondo, sono un accompagnatore. ok. Secondo te lo riuscite a fare bene? Ci proviamo, le risposte dei bambini e dei ragazzi sono positive, veramente positive. Ok. Questa è di Armand Carrel. L'educazione è il modo in cui i genitori trasmettono i propri difetti ai figli. Allora, diciamo che in tanti anni, sono 20 anni che insegno, e se osservo un bambino o una bambina, osservo prettamente.
la madre o il genitore di riferimento più presente, proprio perché noi siamo al 95-99% ciò che viviamo, siamo l'ambiente in cui viviamo. Sì. La cambieresti in qualche modo? Forse non solo i difetti, anche i No, pregi. assolutamente. L'approccio alla relazione, l'approccio alla vita, quindi in toto, pregi e difetti. Ok, questa è di Sigmund Freud. Mhm. I mestieri più difficili in assoluto sono nell'ordine: il genitore, Mhm. l'insegnante e lo psicologo. Ho scelto questa citazione perché mi sembra che qui voi facciate un po' tutto, quindi la difficoltà è È multipla, sì, esatto. sì. Non essendoci nessun manuale, ma avendo tantissimi strumenti da utilizzare, ehm, è un lavoro difficile, ma se l'obiettivo è chiaro, tutti questi strumenti che andiamo a mettere nel nostro bagaglio ci aiutano tanto. E ti ripeto, gli strumenti che ci dà l'educazione emozionale sono alla base proprio di tutta la vita, di tutte le relazioni familiari, amicizie. Quindi lo stesso strumento è valido per tutti e tre i Mhm. ruoli. Sì. Ok. La citazione di Clifford Stoll: se davvero si vuole conoscere il futuro, non chiedete ad un tecnico, a uno scienziato o a un fisico. No. E non chiedete neppure a qualcuno che sta scrivendo il codice software. Se volete sapere ciò che sarà la società tra 20 anni, chiedete a una maestra di scuola. Quindi te lo chiedo ora. Senti un po' che dovere, quanto lavoro c'è da fare. Io ho tanta speranza perché si sta lavorando tanto per queste generazioni e, e spero che i semi che stiamo buttando adesso con questi ragazzi daranno dei frutti positivi. Di certo quello che personalmente io vedo da ciò che stanno creando i social, l'intelligenza artificiale, ho dei timori, ho tanti timori, però ho più speranze. Ok, sei comunque positiva. Sì, E hai parlato dei semi. sì. Che semi sono? In primis di amore, perché parlare di amore sembra stucchevole, sembra da fio di fiori, da fricchettoni. Invece in primis di amore, che a braccetto con il rispetto e la fiducia sono per me i segni migliori. Grazie Silvia. Robin Williams: Mm. tanta voglia di crescere per poi accorgersi che rimanere bambini è la cosa più bella che ci sia. E vorrei essere Peter Pan. Tu ti senti una bambina ancora? Sì, tanto. L'ultima volta quando ti sei sentita bambina? Sono indecisa se tra stamattina o ieri, forse ieri, mentre cercavo di salire sullo skate di mio figlio senza riuscirci. Tuo figlio come ti guardava in quel Sì, momento? no, no, mamma, attenta, mamma, no, protettivo, quindi attenta, no, no, scendi, scendi. Ti sei divertita. Mi sono divertita. Questa è di Clive Staples Lewis. Un giorno
Sarai abbastanza grande per iniziare a leggere di nuovo le fiabe. Vero. Mi sa che l'abbiamo anche, questa citazione l'abbiamo anche letta ai bambini. Legge le fiabe ancora, Silvia? Io sì. Come ti fanno sentire le fiabe? C'è tanto dietro la favola, tanto insegnamento, ci sono degli archetipi importanti. La usiamo anche per studiare con i bambini. Ogni lezione inizia con la lettura di una favola o di Ma un dai. mito. Oddio. Le creano anche loro? Le scrivono? Sì, sì. Sono fortissimi. Eh sì, immagino. E allora, l'ultima parte, finisci la mia frase. Mhm. Quindi la prima cosa che ti viene in mente, senza pensarci troppo. Sì. Ok? Non potrei mai insegnare. Amo la lingua italiana per. Amore, Un bambino può insegnare ad adulto. ad amare, La mia ricchezza più grande è. la mia famiglia. La parola che uso di più è. Mm. Senza pensare troppo? Ho pensato troppo. Non c'è. Ok, va bene. Se la mia vita fosse una fiaba, la chiamerei. Mm. Peter Pan, Vorrei chiedere scusa a me stessa per. i sensi di colpa, La mia fonte di energia è. la passione, L'ultimo regalo ricevuto dai bambini di scuola è. una lettera, Mio padre sbagliava in. nulla. Negli ultimi 2 giorni ho sentito gioia quando. Ho tagliato l'erba. Silvia, io ti voglio ringraziare per questo tempo trascorso insieme, per farmi conoscere questa realtà dove i bambini veramente si sentono bambini insieme ai loro genitori. Mi ha colpito profondamente. Mi sarebbe piaciuto avere un'infanzia così, però io credo che non sia mai tardi. Quindi grazie, ho visto